Ciao a tutti e ben ritrovati. Siamo a ottobre e quindi è finita la stagione della raccolta dei pomodori e stamattina sono andato nel mio orticello e ho raccolto tutti i pomodori che erano rimasti attaccati alle piante, che ormai non matureranno più perché comincia a venire freddo e quindi le piogge eccetera si rovinano, quindi li raccogliamo tutti. Qua vedete che sono tutti pomodori di diverse misure, tutti rigorosamente verdi, a parte qualcheduno, vabbè, e un peperone, l'unico sopravvissuto. Che cosa facciamo? Facciamo una conserva che viene bene per l'inverno. Facciamo i pomodori verdi sott'olio. Il procedimento è molto semplice, è lungo, si fa in più tempi, però è molto semplice. Come si fanno i nostri pomodori verdi? Si prendono i pomodori, si lavano accuratamente, si asciugano, poi si tagliano a fette, li mettiamo in un contenitore a strati, uno strato di pomodoro, uno strato di sale fino, uno strato di pomodoro, uno strato di sale fino, via via fino a che abbiamo terminato tutti i nostri pomodori e un po' di peperone. Li lasciamo poi sotto peso per 24 ore e poi vi spiego poi passo passo come fare. Cominciamo a lavare i nostri pomodori. Ecco qua i nostri pomodori lavati, cominciamo ad asciugarli bene. E poi prendiamo il nostro contenitore e cominciamo a tagliare a fette i nostri pomodori. Ovviamente li priviamo del picciolo, controlliamo se ci siano delle parti che non vanno bene, vedete? Sono proprio acerbi. Li tagliamo a vostro piacimento, a me piacciono a fette, o se no possiamo anche farli dalla fetta, possiamo ricavarne metà, a seconda poi del vaso che avete poi a disposizione per metterle in conserva. Queste sono le conserve della nonna che si facevano una volta, ecco. Io ho trovato anche un peperone ancora nell'orto, come vi dicevo, anche questo qui lo priviamo dai semi, anche lui bello croccante, e lo alterniamo ai nostri pomodori, qualche fettina ogni tanto, tanto ormai questi qua non maturano più. E continuiamo con i pomodori. Terminato il primo strato di pomodori all'interno del nostro contenitore, cominciamo a mettere un primo strato di sale e poi continuiamo semplicemente ad aggiungere altri pomodori. Ogni tanto, come abbiamo fatto in precedenza, mettiamo anche qualche pezzettino di peperone, se ce l'abbiamo, perché sennò non è importante. Io ce l'avevo e ce l'ho messo. Terminata la nostra stratificazione, andiamo a mettere ancora sale, non abbiate paura, e poi li mettiamo sotto peso. Come facciamo? Scegliete un contenitore che abbia poi una base che possa stare al suo interno, tipo questa, vedete? Le mettiamo così e adesso ci andiamo a mettere un peso sopra e li lasciamo così per 24 ore. Che peso ci potete mettere? Ci possiamo mettere per esempio una pentola piena d'acqua, che è la cosa più semplice. Io ho un mortaio di marmo che è bello pesante e ci metto sopra questa. Fate attenzione però, perché se avete anche voi un mortaio di marmo, assicuratevi di proteggerlo, perché il sale è un corrosivo e quindi rischierebbe di rovinare il vostro mortaio. Quindi un bel sacchetto per alimenti, lo mettiamo sopra i nostri pomodori e lo lasciamo per tutte le 24 ore sotto peso. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono passate 24 ore, esattamente 24 ore, e abbiamo ottenuto questo risultato. Togliamo il nostro peso
e guardate quanta acqua di vegetazione hanno fatto i nostri pomodori. Quindi adesso cosa facciamo? Li andiamo a eliminare tutta l'acqua che i pomodori hanno dato, strizzandoli, e possiamo fare in diversi modi. Il primo ovviamente è quello più semplice, ne prendiamo un po' per volta e li strizziamo con le mani. Prendiamo due ciotole, una per il liquido e l'altra per i pomodori già strizzati, e quindi con le mani, strizzando, andiamo a eliminare il liquido in eccesso, esattamente così. Oppure, se non avete voglia di sforzarvi troppo, possiamo anche utilizzare, se lo avete, ma penso di sì, uno schiacciapatate. Questo ci serve benissimo anche come pressa. Andiamo a mettere un po' di pomodori all'interno e andiamo a schiacciare esattamente così, eliminando tutto il liquido di vegetazione. Altra soluzione un pochettino più professionale, possiamo utilizzare questa pressa che è fatta apposta per le conserve. Se siete patiti di conserve, potete cercarli in un negozio di casalinghi o anche su internet, e funziona in questa maniera qui. All'interno di questo cestello si mettono i pomodori, qui possiamo andare anche con quantità un pochettino maggiori. Una volta riempito il nostro cestello, lo andiamo a posizionare all'interno della pressa. E semplicemente andiamo a stringere piano piano. Vedrete che comincerà a uscire il liquido nella parte inferiore da quel beccuccio. Ecco, vedete che comincia a uscire tutto il liquido. Questo ovviamente vi permette di fare maggior forza, e più sale e acqua riusciamo a togliere dalle nostre conserve. Oggi abbiamo fatto i pomodori, ma poi uno di questi giorni andremo a fare le melanzane, per esempio. Lo tenete leggermente pressato, non abbiate paura di rovinare il prodotto perché non si rovina. Lo lasciamo ancora pressato per un paio di minuti affinché tutto il liquido fuoriesca. Quando non avremo più liquido all'interno, apriamo la nostra pressa e abbiamo i nostri pomodori. Li mettiamo in un altro contenitore pulito, li allarghiamo leggermente con le mani e li ricopriamo di aceto di vino, dove dovranno stare per altre 24 ore. Questa operazione serve per eliminare ulteriormente il sale in eccesso. Tutto il sale che sarà rimasto presente nei nostri pomodori verrà diluito nell'aceto, che poi andremo ovviamente ad eliminare. Copriamo e lasciamo che il processo avvenga per altre 24 ore, sempre a temperatura ambiente, non serve mettere in frigorifero.
Siamo arrivati alla fase finale della nostra ricetta e quindi passiamo all'ultima fase. Andiamo ad eliminare subito l'aceto in eccesso. Dopodiché prendiamo la nostra pressa e ci mettiamo i pomodori all'interno. Andiamo avanti, mettiamo in azione la nostra pressa e cominciamo a schiacciare fino a che non fuoriesce il liquido. In questo caso è aceto e qualche piccolo ancora residuo del sale. Apriamo la nostra pressa, abbiamo preparato un bel canovaccio pulito e ci andiamo ad allargare sopra i pomodori. Li allarghiamo un po' bene, vedete che sono già praticamente belli asciutti, però diamo ancora ulteriormente una passatina nel canovaccio. Vedete che il canovaccio è praticamente asciutto. Voilà, li lasciamo riposare ancora un attimo, 30 minuti all'interno del canovaccio. Possiamo prendere i nostri pomodori e andarli a mettere in un contenitore per la fase successiva, che è il condimento. Quindi cominciamo a metterci un po' di olio, origano, qualche grano di pepe e un po' di peperoncino. Io preferisco usare quello secco perché dà maggiore sicurezza per la fermentazione. Scusate, se non vi piace il piccante potete benissimo non mettercelo. Dopodiché prendiamo qualche spicchio d'aglio e lo andiamo a tagliare sottile. Voilà. E andiamo ad aggiungerlo ai pomodori. Diamo una bella mescolata, ancora un goccino di olio, lasciamo riposare ancora una trentina di minuti, anche di più se volete. Terminata questa fase, prendiamo il nostro barattolo, facciamo girare bene l'olio all'interno del vaso in modo che tutte le pareti siano bene oleate. Dopodiché diamo un'ultima mescolata ai nostri pomodori e cominciamo semplicemente a riempire il vaso. Una volta pieno completiamo con olio. Potete usare l'olio che più vi piace, io uso olio extravergine di oliva, anche perché l'olio che poi rimarrà una volta consumato il prodotto viene molto bene per condire le insalate, quindi non si butta via niente. Mettiamo la pressa all'interno in modo che i pomodori rimangano sotto il livello dell'olio in modo che non passi altra aria. Possiamo aspettare un pochettino per vedere se necessita di altro olio, ma se vedete tutti gli spazi sono ben, ancora qualche bollicina di lì ma poi viene su da sola, vedete.
Anche qui basta pressare un po'. Un'altra goccina di olio. Chiudiamo bene il nostro barattolo ed ecco qua. Ecco qua terminata la nostra conserva. Li andiamo a mettere in dispensa e li mangeremo fra almeno 30-40 giorni. Questi pomodori qua sono molto buoni da mangiare con ad esempio con il bollito, oppure con i formaggi, oppure come semplice antipasto insieme a degli affettati. Ciao!